Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche generali disponibili per la seconda metà del 2026. Abbiamo due carte, amici dei pesci. Abbiamo il Papa e la Torre. Potrebbe esserci la revisione di qualche contratto per qualcuno. Potrebbe essere il crollo di un ideale, il crollo di un culto anche, il crollo di qualche ideologia piuttosto che come l'idea che potrebbe scadervi una persona. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare, ascendente e Venere. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al video corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie generali per i pesci per il secondo semestre. Fante di coppe, cinque di coppe, cavaliere di bastoni, sei di coppe, tre di pentacoli, il giudizio, sei di coppe, scusate, asso di spade, e il sole. Carte interessanti. Allora, andiamo a vedere qual è il movimento più importante che si svilupperà in questo semestre. In un secondo momento, ragazzi, andiamo a vedere l'evoluzione mese per mese. Quindi cercherò di dirvi quando di quello che succede qui, quando succede. Cioè, mi avete capito? Allora, partiamo con il fante di coppe. Abbiamo un matto e un 2 di pentacoli. Sento come una fase giocherellona, se vogliamo, leggera, emotiva anche per qualcuno. Perché con questo matto c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di buttarsi. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Ok, abbiamo un fante di pentacoli e un 6 di pentacoli. Con questo 5 di coppe io ho l'idea che potreste pentirvi di fare questo salto. Probabilmente qualcuno potrebbe farlo in questo periodo. Io sto pubblicando più o meno verso giugno, quindi potrebbe essere prima. La lettura vale più o meno da luglio a dicembre. Però effettivamente qualcuno può aver già effettuato questo passo o essere al punto di effettuare questo passo e sento che potrebbe poi esserci come una sorta di pentimento, non tanto per il tipo di passo in sé, ma per
questo comporta, cioè lo stare a certe regole, perché qui c'è un'energia molto creativa, entusiasta, dinamica, mentre qui con queste due carte di pentacoli la sento molto più concreta. Ho come la sensazione che qualcuno possa pensare di aver perso la libertà. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. 4 di spade. Asso di coppe. C'è come bisogno di ripristinare qualche cosa. Potreste anche avvertire un po' di stanchezza ad un certo punto del semestre. Non lo so, in questo punto della lettura sento come se andaste avanti, non importa quanto siete stanchi, non importa quanto potreste essere scarichi o potreste non avere più tanta fiducia in questo salto, in questo progetto, in questo nuovo inizio che vediamo qui, sento che comunque andrete avanti, un po' per inerzia secondo me, e anche un po' curiosi di vedere come effettivamente potrebbe andare la cosa. Cioè, con questo 6 di pentacoli potrebbe essere proprio una questione lavorativa, perché è una carta che fa riferimento a dei contratti. E come avere un progetto che prima si prendeva un po' sotto gamba, un po' così, e iniziare a concretizzare sul serio e quindi a darsi delle regole o a stringere patti e alleanze con qualcuno che vi possono magari permettere di concretizzare questo progetto e qui rendervi conto che è più stancante di quello che pensavate, però andate avanti lo stesso anche con i gomiti. Vi sento un po' così. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni, un 9 di spade e un 3 di spade. Questo 6 di coppe mi risuona molto con questo fante e questo matto, perché mi richiama un po' quell'idea di ingenuità, quell'idea di fare le cose con leggerezza, ma alle volte anche un po' con superficialità. E qui è come il rendersi conto che effettivamente con questo 7 di bastoni mi sento di dire come se aveste ormai preso una responsabilità. Ci sono dei sacrifici da fare con questo 3 di spade e quello che mi viene da dire con questo 9 di spade è, perché secondo me sono legate queste due carte, non pensate ai sacrifici che avete già fatto, perché questi è come se fossero diversi. Adesso è come se steste solo difendendo un territorio, più che costruendo qualcosa, perché questo qualche cosa in qualche modo è già partito. Andiamo a vedere il giudizio. Sei di spade. E fante di spade. Qui si parla di presa di consapevolezza. È come se doveste staccarvi da certe idee, da certi culti, da un certo tipo di educazione, mi verrebbe anche da dire con questo Papa. Il Papa fa riferimento alla religione, alla legge morale, a tutto quello che può essere anche, se vogliamo, sacro. E in questo caso potrebbe fare riferimento a certe rigidità mentali. Sapete che all'inizio vi ho detto che con la torre c'era come da buttar giù un'ideologia? Ecco, potrebbero essere varie idee, vari pensieri o dei sistemi di pensiero, quindi dei gruppi di pensiero
Quello che vi consigliano un po' a fare è di osservare la vostra dinamica di pensiero da un punto di vista un po' più elevato con questo giudizio. Il giudizio è la vista d'insieme, se vogliamo, la vista nel lungo periodo, è il giudizio universale, no? È il rivedere un po' il passato, e qui ce l'abbiamo, questa paura che si ripresenti il passato, e prendere consapevolezza di questi pensieri che continuano a portare giù la vibrazione, che continuano a farci stare nella paura, che continuano a farci stare nell'ansia, nello sconforto, nella sensazione di impotenza. C'è proprio da fare un po' di pulizia. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 2 di bastoni, la morte e un re di pentacoli. C'è una trasformazione, può anche essere che arrivi o che facciate voi stessi una comunicazione con questo asso di spade. Se con il giudizio si cerca la chiarezza mentale, è vero che con questo asso di spade si trova la chiarezza mentale. Questo periodo probabilmente di osservazione può effettivamente aiutarvi a capire come osservare il vostro futuro e come trasformarlo per creare abbondanza, per creare prosperità, per diventare leader, per diventare dei capi, dei re. Andiamo a vedere il sole. Cinque di bastoni e 6 di coppe, ragazzi, 6 di coppe di nuovo qui, Io sento che comunque continuerete a difendere tutto quello che con il sole arriva, che è proprio questa prosperità, questa abbondanza, questa chiarezza mentale. Qui abbiamo in successione 3 carte di fortissima chiarezza mentale. In questo momento c'è come un'osservazione, qui c'è come un delimitare con l'asso di spade e la carta della morte, quello che mi serve, quello che non mi serve più, e qui c'è il ok, adesso che ho tagliato l'eccesso, posso continuare a lottare per questo sogno, posso brillare, posso esprimermi, posso espandermi. Però è come se si dovesse uscire da qualche dogma, mi viene la parola dogma, da qualche credenza. Avete la carta della torre, di solito rappresenta la caduta dell'ego. Quindi può essere che ci sia qualche tema, che questo sogno sia una questione egoica, cioè il dire, non lo so, quando raggiungerò quella meta sarò felice, quando raggiungerò quella meta mi sentirò appagato, pieno, visto, contento, ricco, metteteci quello che volete. E qui con questa torre, secondo me, si tratta, e anche questa zona del giudizio, la zona di osservazione, si tratta di capire, secondo me, dove fare i ripulisti, dove fare pulizia, perché all'inizio sento che questa cosa la prendevate un po' per gioco. Cioè, può anche essere effettivamente una questione romantica, perché comunque qui abbiamo un fante di coppe, abbiamo un matto, un fante di pentacoli, e quindi vi dico, può anche essere un flirt, una storia, una conoscenza che è iniziata un po' così per gioco e che ad un certo punto richieda come uno sforzo in più, ehm, e che insomma dobbiate un po' capire se effettivamente lo volete fare o no, perché io ho come la sensazione che ci sia un tema qui dove voi o state difendendo il vostro sogno, o può anche essere, visto che anche il sole è un archetipo di quel tipo uguale a 6 di coppe, state difendendo il vostro bambino interiore, anche perché col 3 di spade potrebbero esserci delle ferite che ritornano a galla, per quello che avete il 9 di spade, quindi il pensare e se succede di nuovo quello, ed è anche un po' il mi spiegherei perché c'è questo 7 di spade di bastoni che tiene lontane le altre energie. Ci sono come dei pensieri, delle preoccupazioni inerenti a un dolore che probabilmente avete ancora dentro, che state ancora guarendo con questo 4 di spade, anche se poi effettivamente il cavaliere di bastoni ehm,
parte un po' alla carica, no? È come se questa parte fosse un po' in sordina, come se non la facesse vedere, però qui poi ha il suo peso. Quindi secondo me è come se doveste mettere come i puntini sulle i, come definire la situazione o la relazione effettivamente. Ok ragazzi, andiamo a vedere quando succede che cosa. Tenete comunque presente che questa è una di 4 letture che andrò a fare, ce ne saranno poi anche una sulla crescita spirituale del periodo, sulle relazioni e l'amore e l'ultima sarà poi sul lavoro e l'economia. Ok. Imperatore, 4 di coppe, re di spade, giustizia, 3 di pentacoli e stella. Oh che bello! Stella e 6 di coppe, Quindi c'è proprio come questo sogno che effettivamente si può avvicinare una volta che voi romperete certe barriere mentali. Allora, secondo me già verso luglio, qui è facile ragazzi, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, c'è una carta a mese, quindi potete capire anche voi l'evoluzione delle energie, però io ho come la sensazione che cercherete come questa stabilità più verso luglio con questo imperatore, mi risuona un po' con questa parte della lettura, questo mettere le basi, fare dei contratti, cercare come delle collaborazioni reciproche mi viene da dire. Andiamo a vederlo. Abbiamo un cavaliere di spade e la carta della stella nuovamente. Sì, sento che metterete come delle basi, all'inizio probabilmente per gioco, davvero. Avrete come questa... Sì, questa sorta di ingenuità, freschezza, inesperienza anche, mi verrebbe da dire. Cioè, come se foste veramente un vulcano di idee o un vulcano di energia. E difatti qui mi richiama un po' questo cavaliere di spade che parte, che va per il suo sogno, che cerca di costruire questo imperatore. Qui sento le regole, anche un po' del 6 di pentacoli. Andiamo a vedere il 4 di coppe, perché qui avete il 4, qui avete il 5 di coppe. Quindi può essere che effettivamente ad agosto possa arrivare qualche tipo di offerta che secondo me voi non prenderete tanto in considerazione. Re di spade. O potrebbe essere effettivamente che per magari la troppa ingenuità, questo 4 di coppe sia qui per avvisarvi di osservare tutto bene, di non dare niente per scontato, di non sottovalutare nessun tipo di questione. Essendoci un re di spade, io consiglierei magari qualche avvocato, che poi lo vedo qua a settembre, c'è di nuovo la stessa energia, però visto che comunque la carta principale è il 4 di coppe, una carta che mi dice che non si vede qualche cosa, e allora è importante, considerato anche questo, scusate, stavo guardando una cosa. Considerato questo re di spade qui, forse sarebbe il caso di far monitorare la vostra situazione, se avete un progetto, se dovete firmare delle carte con il 6 di pentacoli, ehm, insomma, laddove non sapete, informatevi. Andiamo a vedere il re di spade. Allora abbiamo un 2 di coppe e un 6 di pentacoli. Sì, effettivamente a settembre potreste stringere accordi, contratti. Se fosse una questione romantica, visto che c'è il 2 di coppe, a settembre potrebbe esserci un incontro.
Potrebbe essere un incontro fortuito, un incontro anche furtivo, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questa giustizia. Una carta è letteralmente volata ed è un fante di coppe, lo recupero. E torre. I miei vicini stanno facendo dei lavori, spero che il rumore non si senta tanto o che comunque non disturbi, perché non posso farci niente, ragazzi. Allora, torre e fante di coppe. A ottobre potrebbe esserci qualche cambio di paradigma, qualche rottura di questi accordi che vediamo a settembre. Sento che qui qualcuno continua a difendere quello in cui crede, il suo sogno, anche se effettivamente, cioè, vi siete un po' buttati, secondo me, o vi butterete, meglio detto, in questo nuovo accordo, in questa nuova collaborazione, potrebbe essere, in questa nuova relazione, cercherete di creare stabilità, di andare avanti, nonostante secondo me non siete proprio pronti per buttarvi in questa cosa, ma siccome peccherete di un po' troppa ingenuità, lo farete. E arriverà poi a un certo punto, qui abbiamo detto che è ottobre, dove secondo me qualche cosa qui si romperà, arriva questa torre. Potrebbe essere che si rompa un contratto, ragazzi, che si rompa un accordo, che si rompano le regole. Questo non vuol dire che si rescinda, si dirà così in italiano, che si rescinda dal contratto, perché è recedere da un contratto, che si receda quindi. Non è detto che si receda dal contratto, potrebbero anche solo cambiare i termini del contratto per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Asso di pentacoli. Sì, è come se ci fosse un nuovo inizio. Io non lo sento negativo in realtà, è solo un tipo rivedere le cose, ma infatti anche qui, ragazzi, qui avete un 8 di bastoni, che è uscito insieme all'asso di pentacoli, qui avete un asso di spade. C'è come una nuova comunicazione, una nuova presa di coscienza. Può essere un nuovo inizio, nel senso che qui avete questi due assi, come se ci fosse poi un nuovo obiettivo, si può comunicare. Io sento che è più un qualche cosa che si trasforma, perché anche qui c'è la morte, in realtà. Sì, qualche cosa si lascia indietro, però questa parte della stesa io la sento molto materiale, come se qualcuno avesse un sogno di tipo materiale da voler raggiungere. Vi dirò che così a titolo generale per qualcuno potrebbe essere il matrimonio o una convivenza, per qualcun altro potrebbero essere i figli, però guardate poi le stese sull'amore. Andiamo a vedere la stella. Eremita e 4 di coppe. Che interessante, qui avete lo stesso archetipo, il 9 di pentacoli. È come se cercaste le collaborazioni o le unioni con qualcuno e invece non vi rendete conto che siete completamente in grado di fare quello che volete da soli. Avete tutti gli strumenti, probabilmente anche quella è la credenza limitante. Cioè, se per esempio vi hanno sempre detto da piccoli che non ce la facevate a fare niente da soli, che vi si doveva sempre aiutare, che non finivate mai le cose, che i risultati erano sempre quelli che erano perché voi eravate quelli che eravate, ecco, può essere che abbiate come questa sensazione di non essere abbastanza, però è un vostro modo di pensare che secondo me dovrete buttare giù o butterete giù in questo periodo. Perché? Perché qui sento che comunque andrete avanti per la vostra e continuerete a lottare per il vostro sogno. E anche qui, cioè, secondo me voi non vi rendete conto che siete già dei maestri, che siete già degli eremiti, dei saggi, dei sapienti, avete già accumulato una buona dose di esperienze, per cui potete proprio puntare in alto. Io ho anche la sensazione che siate veramente, perché tutte e due le figure guardano, cioè tipo davanti,
È come se aveste qualche cosa davanti a voi che continuate a guardare e non vi rendete conto che dove dovete guardare è in alto, come il dove voglio arrivare. Che lettura interessante, ragazzi. Fatemi vedere se posso aggiungere qualcosa. Ah sì, il motivo per cui io prima mi sono bloccata un attimo è stato quando sono arrivata qua in questa zona perché ho visto questo re di spade al contrario. Perché di solito può parlare di confusione mentale o di troppa flessibilità se vogliamo, ma ci sta con questo spirito libero, no? Il fatto che si sia flessibili, si sia senza regole, mi viene da dire. Ed è proprio quello che dovrete lavorare voi, no? All'inizio del periodo, il darvi una regola, il darvi degli orari, il darvi delle leggi, dei pesi, calibrare il tempo tra il dare a voi e il dare agli altri, piuttosto che il tempo tra il lavorare e il riposare o il nutrirvi o il divertirvi. Cioè, c'è come da regolarizzare qualche cosa. Sento che ha a che vedere soprattutto con il riposo quotidiano, eh. Ehm, ok, andiamo a vedere qualche oracolo, siccome questa è una stesa generale, andiamo a vedere una fatina e poi una meditazione di Findor. Tre fatine, prendiamo solo la prima. Manifestazione. E qui avete la carta della stella, che è un po' una carta che ci parla di destino in realtà. Qui vi dice: siate molto onesti e chiari riguardo quello che state cercando di manifestare nella vostra vita. Adesso scrivetelo su un foglio di carta. Manifestazione. Passo 1. Questo nuovo inizio dell'asso di pentacoli o del fante di pentacoli deve essere un qualche cosa di scritto. Sento che è proprio un progetto, vi dicono come di iniziare a progettare qualche cosa che magari è solo stato nell'aria fino ad adesso. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Abbandona ogni impressione d'essere legato al tempo. Fluisci con esso e sarai al posto giusto, al momento giusto, per fare la cosa giusta. Non rimandare nulla solo perché ti sembra difficile. Sappi che io ti darò l'energia e la saggezza necessarie per compiere ogni cosa, nello spirito giusto e con gioia. C'è tempo per tutto, quando sei in armonia con me. Allineati con me ora. E guardate, c'è anche il sole, che è la carta dell'essenza, che può essere collegato al dio sole, Ra, che è la nostra scintilla divina, no? È il tutto. La sento una lettura molto evolutiva, molto spirituale, ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona. Spero comunque che abbiate potuto trovare degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, può contattarmi via mail o abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, di sensi psichici, oltre a tutto il tema delle credenze limitanti. Date un'occhiata ai titoli dei video, perlomeno quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 adesso, ne ho aperta una ultimamente che parla di ermetismo e quindi parla dei segreti della tavola di smeraldo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda metà anno splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!